Oh, abbiamo cambiato posto perché almeno qua c'è il sole. Il ciabatte. Boh, hai preso tutto? No. Fazzoletto. Prendi la borsa sarà dentro, cioè il fazzoletto sarà dentro la borsa. Oh, giusto. Ok, chiudo qua, Abbiamo anche il ruscello vicino. Mai stato in questo posto, sempre snobbato. Nessuno. Ah, abbiamo ricomprato le piastre. Ah, giusto, vero, non l'ho detto. Mi ha ricomprato le piastre, Sì. Culo quelli che ce le hanno rubate. Bastardi di merda. Andiamo a fare una passeggiata. La contentezza di essere in montagna con il sole. Eh sì. Buongiorno. Un po' tardi oggi perché siamo stati un po' di più nel letto, perché come vedete anche dalla brina che fa l'ombra del nostro camper, stanotte ha fatto -7. Adesso è quasi mezzogiorno, ci sono 0 gradi all'ombra, al sole qualcosa in più sicuramente. Abbiamo dovuto scongelare la pompa dell'acqua col phon perché si era ghiacciata. Abbiamo l'acqua solo fredda e solo in bagno perché è ghiacciato il tratto che va in cucina, e anche l'acqua calda, cioè il tratto dell'acqua calda è ghiacciato, ma batte il sole quindi fra un po' sicuramente si scongelerà. Tanto abbiamo il riscaldamento acceso, stiamo bene, il cinebasso funziona alla grande. Madò, guarda che roba. Ci siamo svegliati così stamattina, sono le 7, ha dato un pochettino di neve. La prima neve dell'anno questa qua. Bella. E ci siamo svegliati anche con? E ci siamo anche svegliati con -4.9, quindi -5. E adesso ci sono 6 gradi all'interno, c'è il riscaldamento bello che è acceso. Ma prima di accendere hai detto che c'erano 3 gradi dentro. Sì, solo che alle 7 si toglie la memoria della temperatura, quindi c'erano -7 fuori. Bello però. Allora, vi faccio vedere il funzionamento del letto da sto lato. Praticamente qua Eli mette il copri quello là, poi con la carrucola tira, il divano se ne viene, ma è leggero, lei si sta aiutando con le gambe, ma è leggero. Hop. Qui c'è la cinghietta perché così almeno il materasso resta adeso alle asti di legno. E adesso si sistema, si tirano queste, si mette a posto il cestino dell'immondizia. No, rido perché le persone si comprano camper da 100.000 euro che sembrano ville a 2 piani, di fare noi è come se fossimo sotto un ponte quasi rispetto a loro. Cioè vedere queste cose come se fosse figo. Comunque fuori tutto bianco, molto bello, sta anche belle quelle nuvole là. Oh. E poi tutte le cosine, cuscini, questo altro cuscino, vabbè, ma il tavolo, poi il tavolo lo conoscete. Hop. E per noi, pensate un po', per quanto da voi lì risulti una cosa scomodissima, pensate che per noi è più comodo comunque di come c'era tutto quanto prima. Questo è il mio italiano alle 7 del mattino. Ah, tra l'altro devo pulire i pannelli assolutamente perché abbiamo la batteria, se no le batterie, buonanotte qua. 12,5.
A parte che ci siamo svegliati tutti questi giorni, ci siamo svegliati con l'acqua, senza acqua, acqua ghiacciata, pompa dell'acqua ghiacciata, e ha fatto -7. Invece stanotte sempre -7 la minima, eppure funziona tutto. Si vede che l'ha fatto per meno tempo. Oh, il sole sta uscendo da quella montagna, sembra una cosa strana, senza corrente, acqua ghiacciata, però a noi piace tantissimo questo clima qua. No, comunque adesso abbiamo sia la corrente perché esce il sole, quindi caricherà un po'. L'acqua non si è ghiacciata stanotte, penso di averlo già detto. L'olio sì, tantissimo, e infatti l'abbiamo messo qua, adesso fortunatamente è tornato a diventare olio. Elisa c'ha la maglia di Naruto che gli ho portato dal Giappone. Aspetta, faccio vedere anche l'altra. Che è molto bella. Anch'io mi sono preso una bella maglia, però è già a lavare. Monte Fuji, perché ci sono stato. E poi ha un bellissimo colore rosa pastello. Adesso qua c'è una panetteria, dovrebbe esserci, quindi andiamo a farci un giro e andiamo a comprare il pane. Anzi, questo fa sempre un po' di atmosfera la candela. È l'intenuta invernale, sembra un pupazzo di neve. Volevo farvela vedere questa cosa qua. Un pupazzo di neve. O una pecora, non lo so. Una pecora, sì. Preferisco il pupazzo di neve. Allora, se ti parcheggi fuori, se ti metti fuori stasera, io metto una fototrappola. Si sa mai che viene un lupo. E immortalo il momento. Vuoi vedere che ti parcheggio io fuori stasera? Ehi, il camper è mio, eh. Sì, vabbè, va.
Allora, ci spostiamo da qua, scendiamo un po' perché qui siamo a 1500 metri di altitudine, andiamo, io penso sugli 800-900 siamo giù, non lo so, poi dopo ve lo dico. Perché stanotte mette che le temperature scendono sotto lo zero ancora di più, quindi avete visto già soltanto la fatica che ha fatto il furgone per accendersi adesso. Se posso evitare lo evito, quindi scendiamo, andiamo un pochettino più giù, un po' più diciamo verso la pianura, però non è ancora pianura. Divertanti. Tanti. Divertanti. Ah, non mi viene più perché non ho più il naso tappato. Dici che ci dorme? No. O è solo la macchina Sì. che porta i cani? Devo solo provare un attimo. Volerà. No, posso aumentarla. Aspetta, scusate un secondo, ero pronto per il video, ma no, questo no. Questo va bene. Allora, praticamente cosa succede? Sono le 6:56, fuori come vedete fa un buio pesto e ieri Marco ci ha regalato questo, non so se lo vedete adesso, è un regolatore di carica. Sì, ci ho messo lo scotch perché fa troppa luce la sera. Aspetta, te lo faccio vedere da qua. Il regolatore di carica MPPT nuovo, abbiamo messo le presette USB attaccate, tutto quanto. Cosa succede? Succede che siamo senza corrente. Siamo svegliati stamattina e ha acceso il riscaldamento a gasolio che va a corrente. E boh, ma a un certo punto, mentre il riscaldamento stava andando, stava diciamo cercando di accendersi e tutto, non dice neanche più il voltaggio della batteria, tutto spento. Qua la centralina, il tester non dice più niente, qua pompa dell'acqua non c'è più niente. Meno male, ma meno male che c'è la DEA. La cosa più importante che un camper deve... Tutti devono uscire ancora con questo elemento. Lei, la truma. La truma che va soltanto a gas, quindi non ha bisogno di batteria. E adesso l'unica cosa che funziona dentro questo camper è la truma, ma in realtà non solo, funzionerebbe anche il boiler, perché non è la truma combi merda che fanno adesso che deve essere tutto per forza con la corrente, tutto insieme, se non funziona una cosa non funzionano due, no, è separata, quindi se voglio accendo l'acqua calda, però non ho la pompa dell'acqua perché quella va a corrente. Sì, dovrei accendere il camper, però aspetto perché qui non stiamo parlando di un Euro 6 di, che quindi accendo il camper e fa... Allora, c'è stato un problema, scusate, ma siccome siamo talmente
poveri che la GoPro si spegne da sola, non è che si spegne, blocca il video, fa solo l'audio, quindi o voi mi vedete fermo così che continuo a parlare, oppure che fa schifo tutto, sta raggiungendo un livello proprio di... Tra un po' dobbiamo andare con il cappello fuori da... Deve aggiungere una stagione in Francia. 3-4 stagioni in Francia secondo me. Non si può stare qua, vi giuro, non si può stare. Ci sono 8000 gradi. Comunque dicevo che non posso accendere il nostro Euro 1 gasolio del 60 perché se no sarebbe una nuvola di fumo di gasolio di schifo e non riusciremo neanche a fare colazione. Il camper nostro lo possiamo accendere quando siamo fuori, lontani dal camper o in viaggio, perché così a freddo poi buonanotte. Quanto c'è? Vabbè, fuori c'è -1 in realtà. Però mi gasano queste situazioni così a me, cioè mi piace, non lo so perché mi piace essere povero, ma sarà perché lo sono sempre stato già da bambino. Sono sempre stato povero, appena c'ho qualcosa in più dico strano, perché io non posso avere niente, come mai ho addirittura 2 riscaldamenti? No, allora mi sento a casa, ecco. Quindi adesso lucina qui, sono tutte quelle ricaricate, ma c'è fumo. No. Ci sono tutte le lucine ricaricabili, fortunatamente abbiamo ancora il 24% c'è zero acqua della power station, zero acqua. Zero, non esce proprio niente. Ecco, sarà magari anche ghiacciato, magari qualche tubicino. Ma come, almeno... E quanto ha fatto stanotte? Ha fatto... No, -2, no, allora è finita nel Di circuito. Esce anche qualche sprazzo. Ok. Nel gabinetto è finita. Che strano. Vedete? Frigo spento. Frigo spento. Oh. Allora, aggiornamento, sono le 8. Abbiamo acceso il camper così almeno carica un po'. Adesso tutto, sta caricando, così che abbiamo acceso il cinebasto perché con la truma accesa, guardate che fa proprio caldo, devo stare, guarda, stare nudo perché la truma fa un caldo impressionante. Spenta, adesso c'è il cinebasto acceso così mantiene la temperatura decente e poi ci sposteremo da qualche parte. Buongiorno, allora mi vedete col giubbotto perché stiamo per scendere, ma mi sono ricordato che devo rispondere a queste domande giustamente. Vabbè, intanto vi dico un attimo la giornata di oggi, che è il 1° dicembre. Oggi è il 1° dicembre, perfetto. Vi dico, allora, abbiamo speso per il viaggio in Giappone totale, quindi compreso anche di passaporto, che io non avevo, quindi siamo dovuti andare a fare, 1700 euro, tutto compreso. Quindi aereo, hotel, cibo, regalini e passaporto anche, quindi tutto. Poi mi avete chiesto per quale motivo Eli non è venuta. Allora, perché vi spiego un secondo quello che è successo, come mai sono partito e tutto quanto. Eli non è venuta intanto perché lei non ha voglia di affrontare 20 ore di viaggio in aereo, non gli interessava così tanto la cultura giapponese come a me, gli interessa sì, ma non a tal punto da prendere 20 ore di aereo. E poi anche un po' paura, hai un po' paura dell'aereo? Ma beh, lo credo proprio. Sì, lei ha un po' paura dell'aereo. A me non me ne frega niente, non me ne è fregato niente proprio dell'aereo, cioè. E allora, poi praticamente è successo che Andre, questo nostro amico con la quale sono partito per andare in Giappone, che è quello che ha comprato il camper nuovissimo, che lo sapete, è andato in Giappone a maggio e mi ha detto: stai, è troppo bello, dobbiamo andare, organizziamo. E io ho detto: sì, aspetta, noi dobbiamo mettere da parte i soldi, quindi dacci tempo almeno un anno, perché 1 anno e mezzo almeno, come facciamo? E io ho detto a Eli, guarda, in Giappone, così, ti andrebbe, andiamo con Andre. Eli fa: no, guarda, io non ho voglia di prendere l'aereo, vai tu. Io gli ho detto: ma va, come vai tu? Tu non vieni, cosa vado da solo con il mio amico? Bello, per carità, ma mi sembrava tipo un po' una mancanza di rispetto. E mi ha detto: ma va, no, non ti fare problemi di queste cose qua, vai tranquilla, io mi vado a parcheggiare nel cortile di una nostra amica e continuo lì questi 10 giorni. Allora gli ho detto: va bene, allora fammi fare 2 calcoli. Alla fine, per una persona sola, essendo poi io che risparmio tantissimo, essendo una persona sola è stato più facile. Siamo andati a fare il lavoro appunto in vigna, sia quello a giugno che quello a settembre.
siamo riusciti a mettere dei soldini da parte, qualcosa l'abbiamo preso dai nostri 2 risparmi che abbiamo, quello sicuramente sì, e allora sono partito. Ovviamente con Andre abbiamo preso il volo e l'hotel molto tempo prima, così almeno non lo pagavamo chissà quanto e l'abbiamo... Molto tempo prima, l'avete preso un mese prima, eh? No, l'hotel l'abbiamo preso ad 2. agosto. Ad agosto eravamo in Sì, Umbria, là, sì, in centro sì, Italia. ma solo quello, il volo l'avete preso un mese prima. Sì, il volo siamo stati fortunatissimi, l'abbiamo preso appena avevo il passaporto e quindi metà settembre, così, tornati dalla vendemmia, diciamo, abbiamo preso il volo, che per il 4 novembre era il volo, e siamo riusciti a pagarlo 5,80, andata e ritorno. Buono, va benissimo, considerato che c'è anche colazione, pranzo e cena in aereo. E poi l'hotel siamo riusciti a pagare 220 euro a testa per 8 notti. Eli mi ricordava giustamente che abbiamo pagato un po' meno il volo anche perché l'abbiamo scelto con uno scalo da 5 ore in Cina, a Shanghai, e quindi è venuto a costare un po' meno. Ci abbiamo messo un po' più di tempo, però è venuto a costare meno perché comunque la priorità era quella di andare in Giappone, goderci il viaggio in Giappone, mangiare, che si mangia da benissimo, l'ho già detto, però anche essere un pochettino tenuti, diciamo, a livello economico, perché la nostra vita non è quella di viaggiare con l'aereo e spendere 2000 euro per 4 giorni, la nostra vita è quella di viaggiare col camper e quindi, cioè, che vorremmo fare in realtà, e quindi viaggiare lentamente, spendere poco e diluito per i giorni. E quindi questo è il motivo per la quale Ellie non è venuta, quanto abbiamo speso in Giappone. Quindi io da solo 1700 euro tutto compreso. E Elisa non è venuta perché non aveva voglia di sbattersi con l'aereo, che è un vero sbattone incredibile, allucinante. E poi lei ha paura, io no, non ho avuto paura.